Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Atosiban Sun Pharmaceuticals Italia SRL. Ultimo aggiornamento. 7 settembre 2021. Cos'è Atosiban Sun? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Atosiban Sun durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati e sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti farmaci esteri. Cos'è Atosiban Sun? Atosiban Sun è un farmaco a base del principio attivo atosiban, appartenente alla categoria degli ormoni antiossitocici e nello specifico altri ginecologici. È commercializzato in Italia dall'azienda Sun Pharmaceuticals Italia SRL. Atosiban Sun può essere prescritto con ricetta OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione titolare. Sun Pharmaceutical Industries Europe BV. Concessionario. Sun Pharmaceuticals Italia SRL. Ricetta. OSP, medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa, utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile. Classe H. Principio attivo. Atosiban. Gruppo terapeutico. Ormoni antiossitocici. Forma farmaceutica. Soluzione, uso interno, indicazioni. Atosiban è indicato per ritardare la nascita prematura imminente in pazienti adulti in stato di gravidanza con contrazioni uterine regolari della durata minima di 30 secondi ad una frequenza di E4 ogni 30 minuti, dilatazione cervicale da 1 a 3 cm, 0,3 per nullipare, e scomparsa del collo uterino di 50%, età gestazionale da 24 a 33 settimane, complete frequenza cardiaca normale del feto. Posologia. Il trattamento con Atosiban deve essere iniziato e continuato da un medico specialista nel trattamento del travaglio pretermine. Atosiban viene somministrato per via endovenosa in 3 fasi successive. Una dose iniziale somministrata in bolo, 6,75 mg, preparata con Atosiban 6,75 mg/0,9 ml, soluzione iniettabile, seguita immediatamente da infusione continua di una dose elevata, infusione di carico 300 microgrammi/min, di Atosiban 37,5 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa per 3 ore e successivamente da una dose minore di Atosiban 37,5 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa, infusione successiva 100 microgrammi/min, per un periodo massimo di 45 ore. La durata del trattamento non deve superare le 48 ore. La dose totale somministrata durante un ciclo completo di terapia a base di Atosiban non deve, di norma, superare i 330,75 mg di Atosiban. La terapia endovenosa mediante l'iniezione del bolo iniziale deve essere iniziata il più presto possibile, non appena effettuata la diagnosi di travaglio pretermine. Una volta effettuata la somministrazione in bolo, procedere con l'infusione, vedere riassunto delle caratteristiche del prodotto di Atosiban Sun 37,5 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa. Nel caso di persistenza delle contrazioni uterine nel corso del trattamento con Atosiban, si deve prendere in considerazione una terapia alternativa. Nella seguente tabella viene indicata la posologia completa dell'iniezione in bolo seguita dall'infusione. Fase sequenza posologica. Velocità di infusione. Dose di Atosiban 1, 0,9 ml in bolo endovenoso non applicabile 6,75 mg. Iniezione della durata di 1 minuto. 2. Infusione di carico della durata di 3 ore per via endovenosa 24 ml/ora, 300 mg/min, 54 mg. 3. Infusione successiva fino a 45 ore 8 ml/ora, 100 mg/min, fino a 270 mg per via endovenosa. Trattamento successivo
successivo. Nel caso in cui si rendesse necessario un trattamento successivo, si deve iniziare ancora con una somministrazione in volo di atosiban 6,75 mg/0,9 ml soluzione iniettabile, seguita da un'infusione con atosiban 37,5 mg/5 ml concentrato per soluzione per infusione endovenosa. Pazienti con insufficienza renale o epatica. Non vi è esperienza relativa al trattamento con atosiban di pazienti con funzionalità epatica o renale compromessa. In caso di insufficienza renale non è necessario un aggiustamento del dosaggio, dato che solo una piccola quantità di atosiban è escreta nelle urine. In pazienti con funzionalità epatica compromessa, atosiban deve essere usato con cautela. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di atosiban in donne in stato di gravidanza di età inferiore a 18 anni non è stata stabilita. Non ci sono dati disponibili. Modo di somministrazione. Per le istruzioni sulla preparazione del medicinale prima della somministrazione, vedere paragrafo 6. Controindicazioni. Atosiban non deve essere somministrato nelle seguenti condizioni: età gestazionale inferiore alle 24 o superiore alle 33 settimane complete, rottura prematura delle membrane oltre 30 settimane di gestazione, anomalie della frequenza cardiaca del feto, emorragia uterina preparto che richieda parto immediato, eclampsia e grave preeclampsia che richiedono il parto, morte intrauterina del feto, sospetta infezione intrauterina, placenta previa abruptio placentae, qualsiasi altra condizione della madre o del feto nella quale la continuazione della gravidanza risulti pericolosa, ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6.1. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Quando atosiban viene usato in pazienti per le quali non si può escludere la possibilità di rottura prematura delle membrane, occorre valutare i benefici derivanti da un parto ritardato e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. È poco probabile che atosiban sia coinvolto nelle interazioni tra farmaci mediate dal citocromo P450, poiché studi in vitro hanno dimostrato che atosiban non rappresenta un substrato per il sistema, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Assumere atosiban SAN durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere atosiban SAN durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Atosiban deve essere usato solo quando il travaglio pretermine è stato diagnosticato tra le settimane complete di gestazione 24 e 33. Allattamento. Se durante la gravidanza la donna sta, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari non pertinente. Effetti indesiderati. Nel corso degli studi clinici, sono state osservate nella madre possibili reazioni avverse correlabili all'impiego di atosiban. In totale, nel 48% delle pazienti trattate con atosiban sono state riscontrate reazioni, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Sono stati riscontrati alcuni casi di sovradosaggio di atosiban, verificatisi senza segni o sintomi specifici. Non sono noti trattamenti specifici in caso di sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Altri ginecologici, codice ATC. G02CX01. Atosiban SAN contiene atosiban, INN, un peptide sintetico, MPA1, ditir, ET2, THR4, ORN8, ossitocina, antagonista competitivo dell'ossitocina umana a livello dei recettori. I risultati degli studi condotti nei proprietà farmacocinetiche. Le concentrazioni plasmatiche all'osteadistate, valutate mediante infusione di atosiban, da 10 a 300 microgrammi/min per un periodo di 12 ore, in soggetti sani e non in stato di, dati preclinici di sicurezza. Gli studi di tossicità, condotti nei ratti e nei cani, somministrando per via endovenosa per 2 settimane dosi circa 10 volte maggiori della dose terapeutica nell'uomo e per 3 mesi. Elenco degli eccipienti: mannitolo, acido cloridrico 1 m, acqua per preparazioni iniettabili. Fonte: foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco.
Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la Pharmamax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.